Benvenuti guerrieri della musica, sempre in compagnia del vostro stimatissimo e ammagliante Electra Bones. Continuiamo con la nostra esplorazione intorno agli eventi che hanno determinato o permesso la nascita e lo sviluppo del rock. Siamo sempre agli inizi del Novecento e rimaniamo ancora nel profondo sud degli Stati Uniti d'America, dove stavamo curiosando intorno al blues rurale. Nella prima parte vi ho parlato di Charlie Patton, il padre del Delta Blues. Oggi ci soffermeremo invece su altri due protagonisti assoluti del mondo blues e che hanno influenzato molti degli artisti successivi. Chi sono? Lo scoprirete solo dopo la sigla! Nella puntata precedente abbiamo citato le Cigar Guitar Box. Ebbene, il secondo musicista blues di cui voglio parlarvi ha iniziato il suo percorso musicale all'età di 5 anni proprio costruendosi una di queste chitarre particolari. Blind Willie Johnson nasce in Texas nel 1897 e purtroppo per lui, a soli 7 anni, gli toccò affrontare il primo di tanti ostacoli che la vita crudele gli pose davanti. Scoperta a letto con un altro uomo dal padre di Willie, la matrigna cercò di difendersi lanciandogli un secchio di soda caustica, ma ahimè, quest'ultimo finì per colpire gli occhi del nostro protagonista, rendendolo cieco. Nonostante questa precoce disabilità, Willie Johnson riuscì a diventare abilissimo nell'uso del bottleneck sulla chitarra. Abbracciò la fede battista e si mantenne girovagando come predicatore da strada, cantando canzoni con testi vicini al gospel, ma con uno stile musicale decisamente blues, sia come tecnica chitarristica che come modo di cantare. Prima di continuare, non dimenticate di mettere un bel like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina se non volete perdervi i prossimi strepitosi episodi. Per comprendere in pieno il suo stile basterebbe l'ascolto della sola Dark Was the Night, Cold Was the Ground. I motivi che hanno reso leggendario questo brano sono diversi. Innanzitutto è una delle prime canzoni registrate dove abbiamo una melodia eseguita solo usando versi espressivi, senza un testo significante, rafforzata da un uso sapiente dello slide. Una strumentale senza una struttura definita ed eseguita come un'improvvisazione dal grande impeto. Inoltre, la commistione tipica di Willie tra gospel e blues qui è fortissima. Il brano trae ispirazione da un inno che tratta della crocifissione di Cristo, tema che Willie riprende a modo suo, eseguendo il brano con straripante intensità emotiva. Non è un caso, infatti, che la canzone sia stata scelta come unica rappresentante del genere blues per essere incisa nel Voyager Golden Record, il disco d'oro che la NASA ha inviato nello spazio tramite le sonde Voyager. Carl Sagan giustificò la sua decisione di inserirlo sulla sonda con queste parole. A suo avviso rappresentava meglio di qualunque altro il sentimento religioso degli esseri umani e la loro incessante ricerca di una comunicazione con Dio. Se Blind Willie Johnson cantava e suonava in nome del Signore con la S maiuscola, la leggenda di Robert Johnson, altro musicista del Delta, parla invece di un patto stipulato niente di meno che con il diavolo. La sua anima in cambio del talento, in cambio del blues, il miglior blues mai sentito prima di allora. Questo incontro mefistofelico ci viene raccontato dallo stesso Johnson in uno dei suoi brani più famosi, Crossroads, canzone ripresa nel dopoguerra dal famosissimo bluesman Elmore James, ma resa immortale nella seconda metà degli anni 60 con la versione moderna di Eric Clapton, immancabile in tutti i suoi concerti con i Cream. Crossroads è il crocevia dove Robert avrebbe incontrato il diavolo, luogo fisico o metafisico, reale o immaginario, questo non ha importanza, ciò che conta è il cambiamento che ne è derivato. E ancora intorno al demonio si parla in un'altra canzone, Me and the Devil Blues. Me and the devil,
Nato nel 1911, si racconta che da giovane fosse un chitarrista scarso. Tanta era la sua inadeguatezza con la chitarra da far allontanare la gente appena iniziava a suonare. Poi un tragico episodio cambiò la sua vita per sempre. La sua giovane moglie morì durante il travaglio, insieme alla bambina che aveva dato alla luce. Questo incidente lo fece impazzire di dolore. Johnson si rifugiò nell'alcol, girovagando per alcuni mesi lontano dalla sua città. Cosa capitò esattamente in quel periodo è avvolto nel mistero. Ci troviamo sul terreno franoso della leggenda. Se incontrò il diavolo, si dedicò tutto se stesso allo studio del blues o se un chitarrista di talento gli insegnò i suoi segreti, non è dato saperlo con certezza. L'unica cosa sicura è che quando tornò al suo paese, Robert Johnson era un uomo diverso. Diverso nell'atteggiamento, dotato di una straordinaria capacità espressiva, ma soprattutto con un modo di suonare mai sentito prima. Una padronanza dello strumento eccezionale nello stile finger picking, che normalmente avrebbe richiesto anni di studio e pratica. Nel suo stile possiamo già ritrovare alcuni elementi caratteristici della chitarra rock successiva. Il palm mute e l'uso dei bicordi. Il primo è un modo di suonare stoppando le corde con il palmo della mano, ottenendo un suono ritmico molto caratteristico, che Johnson usava per separare in modo netto i bassi dalle note medio-alte che componevano la melodia. In questo modo sembrava che stessero suonando più chitarre insieme. I bicordi invece sono accordi formati da due sole note, la fondamentale e la nota di quinta, che con l'avvento delle prime distorsioni sugli amplificatori troveranno la loro perfetta dimensione d'uso e costituiranno i mattoni fondamentali del tipico carattere sonoro del rock. Se l'influenza degli altri bluesmen sul panorama musicale successivo è stata degna di nota, quella di Robert Johnson è stata enorme, una delle massime espressioni del Delta Blues. Non a caso è stato un punto di riferimento per artisti come Muddy Waters, gli Stones, Harry Clapton, Jimi Hendrix, Jeff Beck, i Led Zeppelin e tanti altri. Di lui, purtroppo, abbiamo solo 29 tracce, registrate tra il novembre del 1936 e il giugno del 1936. Anche la sua scomparsa, avvenuta in giovanissima età, è avvolta nel mistero. Nel suo certificato di morte non è specificata alcuna causa precisa. Abbiamo solo le testimonianze di alcuni conoscenti che però rimangono discordanti. Qualcuno dice che fu pugnalato, altri che morì di sifilide, altri ancora invece sostengono che fu avvelenato in un locale dove Johnson suonava spesso a causa della relazione non proprio clandestina con la moglie del proprietario. In una serata in cui questo rapporto era stato un po' troppo sfrontato. Alla fine, difficilmente sapremo la verità con precisione, ma ciò che conta è la preziosa eredità musicale che ci ha lasciato. Della sua voce Clapton disse: il più potente pianto che penso possa trovarsi nella voce umana. Infine un'ultima curiosità. È il primo musicista ad entrare a livello temporale nel famoso Club 27, il gruppo di artisti leggendari morti all'età di 27 anni, circolo a cui appartengono personaggi del calibro di Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse e Kurt Cobain, giusto per citarne alcuni. Bene ragazzi, ci fermiamo qui. Il nostro viaggio continuerà nelle prossime puntate dove andremo ad esplorare la nascita del blues elettrico. Se non volete perdervi le prossime tappe di questo fantastico viaggio nel mondo della musica rock, iscrivetevi al canale. Electra Bones vi saluta. Stay teen, stay rock!